Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian wine people. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. Qual è la particolarità dei vigneti di Tenuta San Leonardo? In termini di anche geologia, suoli Sì. o clima in generale di questa zona per le vigne. E ovviamente c'entrano anche un po' di l'influenza del lago, no? E l'influenza del lago è fondamentale perché noi abbiamo questo vento temperato che viene dal lago di Garda, che si chiama Ora del Lago, perché arriva sempre poi alla stessa ora. A che ora? Verso le 1:30. No, alle 1:30, da noi verso le 11 1:30. dalla parte di là. E tempera il clima senza dubbio. In più abbiamo però anche un terroir particolare, perché non tutti i posti hanno lo stesso terroir. Qui siamo in una conca, sia noi che loro, che ingloba questo vento, questo appunto ammorbidimento, perché noi siamo sempre a nord, soprattutto prima che era proprio freddo. Oggi il clima cambia e quindi stiamo cercando di ovviare al troppo caldo, ma godiamo però fondamentalmente da questo clima molto quasi mediterraneo. Ma innanzitutto, per contestualizzare un pochino, quanto è esteso la vostra tenuta? Una volta era molto grande, poi l'età di successione se l'è portato via la metà e oggi abbiamo una trentina di ettari Di vigneti. di Sì, parlate poi del resto. rossi, tutti rossi qua. Sì, e poi hanno la parte del bosco naturalmente. Sì, c'è un bosco E adesso enorme. poi mio figlio sta facendo delle bonifiche e sta andando un po' più su, il che non è male perché andiamo sempre un po' più al fresco, essendo un momento che tutto si riscalda, e abbiamo sempre questa montagna che ci circonda. Quindi come elevazione di questi 30, diciamo... La più ettari? parte sono a pergola, Guio. No, ma lei Mentre diceva il- l'altezza sul mare, sì. l'altezza, la quota. La quota, qui siamo a 130 metri sul livello del mare. Qui in basso, e là saranno lungo 200. l'Adige. E Però quanto poi sale? l'azienda arriva a 1400 e qui andiamo in su, e quindi i nuovi vigneti verranno sempre più. Saranno 180 metri la parte che abbiamo visto oggi. Sì, quella parte più alta. Sì. Sì, 200 metri. E Attilio, te vuoi parlare un po' dei suoli di questa Sì, zona? sì, dei suoli e anche un po' una puntualizzazione sul clima, Sì. secondo me, che certamente è un clima mitigato dall'azione del lago di Garda, ma è condizionato anche molto dalla presenza di montagne molto alte, per cui abbiamo sia i Lessini che il Baldo, che sono sui 2000 metri nella quota più alta. Allora dobbiamo pensare che queste quote alte hanno una temperatura molto più bassa, ma quell'aria è pesante e scende, quindi c'è quell'effetto Dolina che si diceva. Ah sì, Dolina, abbiamo L'effetto parlato Dolina, oggi. perché in un momento di cambio climatico avere questo movimento di queste arie fresche dall'alto è fondamentale, quello che non ha la pianura, quello che non hanno tantissime altre zone, per cui la notte qui fa molto freddo, anche d'estate, anche ad agosto ci vuole la maglia, perché di giorno può andare a 35 gradi, ma di notte si va a 17, 18, 15 gradi anche nelle notti d'agosto, fine agosto, quindi questo è un elemento fondamentale per la finezza e la maturazione. L'acidità. L'eleganza. L'eleganza. Questo si chiama effetto Dolina perché c'è questo precipitarsi abbastanza forte, rapido, delle aree fredde che vengono
dall'alto della montagna. I suoli hanno, che questa è una caratteristica molto importante, molto diversa da tutti i suoli che sono attorno. La differenza inizia praticamente alla fine del paese di Vossinistro, dove c'è il capitello di Vossinistro, Esatto. che era la vecchia Claudia Augusta. Era l'uscita la vecchia esattamente, strada era romana, l'uscita della Claudia, perché la Claudia Augusta. Augusta non andava in basso, perché l'Adige è stato governato, è stato messo negli argini nel 1887. Prima la pianura non era coltivata, l'Adige tutti gli anni esondava e allagava tutta la pianura. Quando hanno costruito la ferrovia, gli austriaci hanno fatto gli argini e naturalmente questo Quindi prima sì, era tutto sott'acqua. tutto sì, Era un'isola. la Val Lagarina prende nome da quello, perché era una valle allagata, la Val Lagarina. Non lo sapevo. La Claudia Augusta era una strada romana che andava verso la Germania e doveva essere in una posizione difensibile dal punto di vista dell'acqua, quindi una parte della strada era sul lato destro, poi attraversava Alvò. Il toponimo è Vadum, il vecchio nome era Vadum Cesari. Vossinistro, il paese Vossinistro era un Vadum Cesari, che era diventato poi in italiano Vocasaro. Ma Vocasaro non vuol dire che c'è il caseificio, era il Vadum Cesari, era il guado di Cesare. Allora la strada attraversava l'Adige e andava a Sabbionara e passava di qui, passava davanti al Valarò, passava davanti al Valarò, usciva dal capitello, attraversava, scendeva. Ma è ancora esistente? Sì, attraversava l'Adige al guado, Vadum Cesari, e andava di là e andava a Sabbionara e faceva poi tutto il percorso sul lato destro dell'Adige. Questa era la vecchia strada. Tutta questa parte che è compresa, diciamo così, a est della Claudia Augusta è fondamentalmente un suolo molto particolare, perché è frutto dell'azione di 3 eventi. Un evento molto antico che è della terza e quarta glaciazione, cioè c'è stato un deposito importantissimo di materiali, perché la Valle dell'Adige era un lato del ghiacciaio del Garda. Il ghiacciaio del Garda dell'Adige rientrava nel Garda da Caprino Veronese. L'Adige non andava a Verona una volta, l'Adige entrava nel Garda da Caprino, perché era un fiume che viaggiava sopra i detriti morenici del ghiacciaio. Poi l'erosione ha progressivamente abbassato il livello dell'Adige e l'Adige ha preso un'altra strada perché non poteva più attraversare a Caprino e andare nel Garda. Allora, cosa è successo? Che in questa parte c'è stato un grandissimo deposito di materiali di origine da Merano, il famoso ghiacciaio di Merano. Infatti si trovano porfido, si trovano graniti. Poi su questo è intervenuta l'erosione delle frane, tutte le frane calcaree, tutti i materiali di deiezione, diciamo, della montagna, che continuavano a scendere, no? Perché il ghiacciaio erodeva, toglieva e scendeva. E su quello poi i depositi dell'Adige, l'ultimo fenomeno è il deposito dell'Adige, quindi ci sono stati i depositi molto forti di materiale grossolano del ghiacciaio, la morena, su quello i depositi di materiali calcarei che venivano dalla montagna e su quello poi il deposito della sabbia. Infatti qui quindi riassumiamo sabbia, moreni, esattamente, e calcarei. Infatti qui sopra c'erano delle cave di sabbia importanti. Sì, l'abbiamo visto infatti. Ecco, molto Noi importanti. abbiamo terreni alti, sono molto sabbiosi. Allora, ecco la grande, questo tipo di suolo è molto particolare, non ce ne sono tanti. Io dico sempre che il grande valore di questo suolo non è tanto nella ricchezza, quanto è il drenaggio. È un suolo come a Bordeaux che drena bene, ha un grande drenaggio, quello che non ha la pianura, quello che non hanno le altre zone argillose, non drena. Quindi questo è un fattore, diciamo, fondamentale per la maturazione. Importante esattamente. per dare la qualità per la maturazione. Del frutto, no? Anche a Bordeaux il Cabernet Sauvignon viene in terreni fortemente drenanti, mentre il Merlot è in terreni argillosi. Tu vai a Pomerol, sono argille allucinanti. Vai anche a Saint-Emilion, la parte bassa è sabbia, dove c'è Sauvignon Blanc, ma la parte sopra, che è tutta la parte calcarea,
è marna, è marna marina, è molto più compatto. Alto Médoc c'è la ghiaia dell'ultima parte della Garonna, sotto c'è l'Alliot, questo strato argilloso, ma è profondo, capisci? Ma il trucco è riuscire anche a Bordeaux a dare drenaggio, a far scomparire l'acqua, perché quella è la forza e la qualità di un vigneto, perché la pianta a un certo punto non cresce più, se tu continui a dare acqua, se l'acqua è sempre lì sotto, la pianta continua a crescere, ma non destina le sue riserve alla maturazione. Sì, al frutto. E questo pezzo di terra che va dal capitello di vostro sinistro a qui, praticamente a Borghetto, perché il paese è a Borghetto, è molto particolare, è tutto particolare. Si chiamano i Campi Sarni. Il toponimo sono i campi, perché in Sarnis era il convento che c'era qui. Questo convento si chiamava in Sarnis. Quale convento? Qui, questo convento. Questa corte era un convento e c'è questa chiesetta dove c'è un affresco della fine a cavallo tra il 1100 e il 1200 e si chiamava in Sarnis. Ma questo nome dei Campi Sarni era anche famoso perché probabilmente c'è stato il matrimonio tra i Longobardi, Teodolinda e Autari, cioè Longobardi e Franchi, e in Sarnis è citato questo matrimonio alla chiesa di San Pietro, che è una chiesetta che c'è sotto Ala, capisci? È un territorio che aveva una grande storia. Qui si erano accampati i due eserciti, quello dei Longobardi e quello dei Franchi, per questo matrimonio che è stato fondamentale, perché ha messo assieme questa parte cattolica con la parte invece longobarda, che non era cattolica, era di un'altra, era una setta cristiana, ma non era cattolica. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin!